cominciamo il viaggio con le eccellenze italiane, perché l'Italia ha un patrimonio di materie prime incredibile. L'Italia è un trampolino che va dalle Alpi al Nord Africa, di fatto, e quindi abbiamo un tesoro di materie prime incredibili a disposizione dei nostri distillatori e dei nostri artigiani liquoristi. Partiamo dai distillatori, partiamo dalle Alpi, faremo un tour delle Alpi in due aree molto diverse. Iniziamo dal Veneto, quindi siamo ai piedi di quelle meravigliose montagne che danno un sacco di materie prime straordinarie, sia domestiche che selvatiche, che stanno a base dei distillati di Gianni Vittorio Capovilla. La grande differenza di Gianni Capovilla è una, che è lui stesso, ed è rappresentata molto da queste materie prime. Questo qua è l'albero della vita, se vogliamo, ed è quello che vi fa capire che cosa può crescere nelle sue zone, nelle sue montagne, nella sua azienda agricola, perché parliamo di un maestro distillatore che è anche agricoltore e che ha capito che un grande distillato, che è la massima concentrazione della materia prima che abbiamo raccolto da queste piante, deve essere al massimo della qualità, e soprattutto senza l'utilizzo di chimica e senza l'impatto dei prodotti di sintesi, dei fertilizzanti, ma semplicemente rispettando le varietà antiche e una coltivazione intelligente, naturale, che segue i ritmi della natura e di questo clima fantastico, possiamo permetterci di trasformare questa frutta con delle fermentazioni spontanee e quindi catturarne il massimo delle loro caratteristiche organolettiche. Quindi da qua parte il Giro d'Italia delle eccellenze con i distillati di frutta. Avremo anche diverse varietà a confronto, perché sarebbe facile partire da una mela a confronto con un'albicocca. E cosa succede se mettiamo a confronto diverse varietà di mele distillate in diversi momenti, o la stessa varietà di mela distillata in diverse annate? Capiamo che in base al clima abbiamo un'influenza che ci rappresenta il massimo concetto di terroir. Quindi il clima, il microclima, la zona da dove proviene, le fermentazioni, i propri lieviti, e poi in base alle condizioni di quell'anno il risultato cambia totalmente. E Gianni Capovilla è una persona unica in questo contesto. Non è un gesto arrogante definire Gianni Capovilla il miglior distillatore del mondo, o quantomeno il miglior distillatore di frutta del mondo. Una persona che è partita dalla grappa e poi ha avuto il coraggio di affrontare il mondo della frutta, perché col suo excursus, che poi ci faremo raccontare da lui eventualmente, ha capito che la frutta può essere concentrata in questi distillati meravigliosi. Abbiamo la fortuna di vivere nel paese che ha la più alta biodiversità del mondo, perché sembra che il 70% della biodiversità sia in Italia, proprio per i vari microclimi, le varie situazioni che abbiamo, dove crescono antiche varietà, bacche spontanee, frutta spontanea, che purtroppo non va, nobilmente utilizzata e trasformata. In Italia purtroppo la cultura della distillazione è, diciamo così, relativa, nonostante la ricchezza di materie prime che avremmo. Nel senso che poi in Italia ci sono 130 distillerie e più che altro sono legate alla distillazione obbligatoria, cioè alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, alla vinaccia in particolare. La grappa è sempre stata destinata a un consumatore poco esigente, o perlomeno voleva spendere poco. Chi distilla ancora in discontinuo usa le cosiddette caldaiette a vapore e viene iniettato vapore direttamente dentro alla vinaccia. Ma il vapore a 120-130 gradi e questa alta temperatura serve esclusivamente ad accorciare enormemente i tempi della disalcolazione della materia prima. Io
al di là che io produco solo distillati da fermentati, non faccio liquori, alcolati, gin o cose di questo genere, ma solo da fermentati di vario genere. E distilliamo tutto a bagnomaria e tutta a doppia distillazione. Cioè è un processo estremamente laborioso e lungo, perché è come cucinare a bagnomaria. Non si superano i 100 gradi, come una pentola dentro l'altra, i 100-102 gradi non vanno mai superati. Ho fatto tutto questo discorso sulla grappa perché, come dicevo prima, in Italia praticamente non si distilla altro, sì, c'è qualcosa in Alto Adige, eccetera, però la distillazione della frutta, di bacche selvatiche, eccetera, come distillati puri intendo, non ottenuti per macerazione, cioè in alcol, e poi passati nell'alambico come si fa il gin, no, come distillato da fermentati. È una cosa più mitteleuropea, lì la tradizione della distillazione è molto più diffusa. Germania e Austria, in Italia abbiamo 128 distillerie, Germania e Austria hanno decine di migliaia di distillerie. Sono ancora i diritti dell'impero austro-ungarico che Maria Teresa d'Austria aveva concesso agli agricoltori queste piccole licenze a tassa giornaliera forfettaria dove potevano produrre 300 litri di alcol all'anno. Ma tu che sei possessore dell'alambico puoi distillare anche per il vicino di casa o un possessore di materie prime, che qui in Italia, ora che queste cose si possono fare, non è tollerabile. Cioè puoi solamente fare 300 litri di alcol, che corrisponde poi a 1500 bottiglie da mezzo litro, insomma. E per tornare alla biodiversità, io forse sono un po', come dire, viziato, nel senso, io sono nato a Crespano del Grappa, sotto il Monte Grappa, e tanti anni fa, e la nostra palestra, il nostro parco giochi erano i boschi, le valli, i cosi, cioè non c'era frutto che diventasse maturo, l'avevamo già mangiato prima, ci arrampicavamo sui cosi, le corniole, cioè tutto quello che anche di velenoso che non sapevamo era il nostro gioco, e pertanto ho sempre avuto questo trasporto verso la natura, eccetera. 45 anni fa ho cominciato a distillare così per hobby e ho sempre distillato corniole, il Prugnolo Gentile, bacche di Sambuco, queste cose qua, ed è quello che è interessante, insomma. Prima di tutto non è la distillazione o la fermentazione in sé, è la raccolta, cioè stare in mezzo alla natura, che è gratificante, insomma. Certo che costa fatica, però tutto ha un costo.